Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video unboxing, questa volta di Tessiland. A grande richiesta ho accontentato anche alcune delle vostre esigenze nel sondaggio Instagram messo qualche settimana fa. Vediamo chi si riconosce in questi articoli. Ovviamente tutta farina del mio sacco come al solito, un ordine che ho pagato assolutamente, e quindi andiamo insieme a scoprire cosa ho ordinato, ma non prima di ricordarvi di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram. Passiamo subito al contenuto di questo pacco che ho già naturalmente aperto per facilitarmi le operazioni. Come primo oggetto abbiamo una fettuccia Pandoro Queen color verde che io ho abbinato ad un hardware del tutto nuovo. Questi sono i nuovi colori di Tessiland, vedete come sta bene con il mio fondo 21x8 e con la nuovissima tracolla dello stesso colore. Proseguendo, ho voluto integrare anche con il famoso bottone, vedete quello calamitato con la parte preforata per essere applicato. Farà tutto parte di un progettino. Dopodiché ho voluto acquistare le ultime novità di Tessiland, ovvero i laterali. Vediamo che c'è scritto laterali stile Ondas marrone, la variante che ho scelto io. Sono due e li ho voluti abbinare insieme ad altre cose che già posseggo ad un fondo. Quindi andrò a costruire un qualcosa di particolare con questi due accessori per borsa. Dopodiché, altra novità, come da voi richiestomi sul sondaggio di Instagram, ho voluto acquistare anche, vediamo, chiusura Easy Zip Ecopelle nella variante Bordeaux. Abbiamo questa chiusura in metallo argentata. Tessiland, perché non mi fai una bella zip, una bella chiusura con hardware dorato? Ti prego, diteglielo anche voi nei commenti delle dirette. Vogliamo l'hardware dorato. Abbiamo ponticelli, vedete, incorporati, molto rifinita, molto interessante. Anche questa naturalmente protagonista di uno dei prossimi tutorial. Come vedete vi sto accontentando molto perché abbiamo già una, due, tre novità. Se contiamo anche la colorazione siamo già sulle 4 novità. Ho acquistato una coppia di ponticelli dorati sempre assolutamente super utili ed ho acquistato anche una rocca di tie sublime color nocciola. In combinazione con altri accessori e filati che ho già qui, vedrete che cosa andrò a realizzarci. Per finire ho voluto testare il filato Handy. Mi è stato chiesto in uno dei sondaggi che avevo pubblicato, ma era un po' che lo stavo osservando. È un filato concepito per l'abbigliamento. Io ho scelto la variante verde acqua argento e ne ho acquistate 2 rocche da 200 grammi. Voglio vedere cosa esce fuori, voglio vedere come si lavora, che resa ha, voglio avere anche io un'opinione su questo filato. Per il momento mi sono fermata qui. Ho intenzione di realizzare naturalmente svariate borse, come potete vedere, ma vorrei che anche voi qui sotto nei commenti mi diceste che cosa vorreste vedere con questi oggetti, magari abbinati anche a qualcos'altro. Ho cercato come sempre di venire incontro appunto alle vostre richieste e spero di aver fatto cosa gradita, anche e soprattutto mostrandovi un pochino meglio quali sono le novità che ho tanto aspettato anche io. Fatemi sapere le vostre impressioni, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche di lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Se volete supportare il canale ed offrirmi un caffè, vi invito a cliccare qui sotto nell'icona a forma di cuore per mettere con una piccola donazione un commento in evidenza.
Se non siete ancora partite, buone vacanze. Se state rientrando, buon rientro. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, come al solito di lunedì, con un nuovo tutorial.